fuori. Finisce qua! Finisce qua! L'Inter batte Udinese 2-1. Ripartiamo con una vittoria molto pesante, una vittoria importantissima che mette pressione sulle rivali. Ci siamo tolti un grande peso perché è diventata una partita da possibile dramma finale, da rischio finale, da Sommer che ci ha messo le manone con l'ultima occasione di Solé per un Inter che invece stava portando a termine questa partita senza grosse complicazioni, anzi un primo tempo dove si è portata sul 2-0 con un gioco e un dominio superiore a quello che ci aspettavamo, perché mi aspettavo una partita faticosa, assolutamente sì, ma non con questo svolgimento, con l'Inter che va sul 2-0 nel primo tempo e poi il gol di Solé nel secondo tempo la riapre e siamo stati costretti ad un finale di tensione, un finale che tra l'altro porterà con sé anche degli strascichi, con Barella che era diffidato, è stato ammonito, quindi salterà la partita col Parma, già a centrocampo abbiamo poche alternative a disposizione, con Inzaghi che è stato espulso perché era ammonito, poi ha protestato. È un Inter che si era portato in vantaggio con Arnautovic e Frattesi nel primo tempo, con un Udinese che sembrava fuori dalla partita. Poi, Simo, sto leggendo in chat tanti commenti negativi per quelli che sono stati i cambi, tanti commenti contro Simone Inzaghi per la gestione delle rotazioni. A me sembrava una partita totalmente indirizzata lato Inter, dopo il primo tempo importante, dove si è deciso di fare delle rotazioni anche per preservare qualche giocatore che rientrava dagli infortuni, dai vari acciacchi, in vista di un ciclo di partite così intenso che ci aspetta. Voglio sapere la tua. Intanto però l'Inter si porta a casa una prima vittoria importante in questo ciclo, in un weekend dove abbiamo visto tutte le squadre faticare, tutte vittorie di misura, tranne il Cagliari che vince 3-0 sul Monza, un Monza abbastanza rinunciatario ormai in questa Serie A, e quindi siamo entrati nella fase in cui le partite pesano tantissimo e lo abbiamo visto anche oggi, con un Inter che vince di misura, poteva vincerla in maniera molto più agevole. Certo che, come dicevi tu a un certo punto, se iniziamo così questo ciclo di partite a fine aprile non ci arriviamo forse. Esatto. No, allora io, se devo essere sincero, non critico Inzaghi per i cambi, perché siamo sempre al solito discorso. Diciamo ogni volta che serve tutta la rosa, servono tutti, ci sono tante partite, poi sei in 2-0 in casa con l'Udinese in una partita che aveva i ritmi della partita a briscola con il nonno, praticamente, in quel momento lì, e prendi un gol clamorosamente evitabile, con errori multipli da parte di tutti, ma francamente io non posso dare la colpa ad Inzaghi in una situazione di questo tipo. Do la colpa ai giocatori, che magari non sono... Ovviamente Aslani non è forte come Ciala, e questo e quell'altro l'abbiamo sempre detto, però in quel momento lì io mi aspetto un impatto anche un pochino diverso su quella situazione. Per me c'è un errore comune di tutti i difensori che guardano Solé fino all'area di rigore e nessuno esce. C'è parzialmente un errore di Sommer perché il tiro non mi sembra irresistibile, però lì è questione di campo, non è questione di scelta iniziale. Peraltro questi tre che sbagliano sono i tre giocatori che erano in campo dall'inizio, quindi è anche un discorso diverso. Però sicuramente i cambi non bene, questo sì. E partita che poteva essere portata a casa sicuramente con molta più serenità. Fino al gol di Solé era la partita, era un sogno, perché abbiamo visto l'Atalanta che perde, la Juve che vince a fatica, il Napoli avrà il Milan, tutte partite molto tirate in questa giornata. Eravamo 2-0 comodissimi, ci sembrava fin troppo bello per essere vero, e infatti il finale poi ci ha detto qualcosina di diverso. Però io penso anche che in questo momento avrei ovviamente preferito non vivere un finale così, però fondamentali sono i 3 punti, ragazzi. Ci sono nelle ultime 8 di stagione. Il Napoli stasera va ad affrontare il Milan e non è detto che vinca. Portiamoci a casa questi 3 punti, onestamente. Sono d'accordissimo, poi su questo ci torniamo. Volevo tornare sulle responsabilità del gol, perché questo è il gol di Solé. E io francamente le responsabilità di Sommer le do limitate, perché allora Sommer fa un lancio lungo dove Solé arriva in anticipo, poi Barella non affonda il colpo nell'intervento, comunque non lo va a contrastare duro nel corpo a corpo. Aslani rimane secondo me colpevolmente troppo distante, Acerbi e Pavard che arretrano un sacco e Solé poi si presenta la possibilità di andare al tiro. Per me quando uno comunque ha la possibilità a questi livelli di andare al tiro con la porta che la vede abbastanza bene, sì, magari Sommer può fare la parata, può essere bravo, però le principali responsabilità secondo me vanno
come nel caso dei tanti cross che da cui abbiamo preso gol, li abbiamo fatti crossare troppo liberi. Secondo me qua grosse responsabilità c'è nell'averlo fatto tirare in maniera molto agevole. Poi Sommer ci ha messo le mani nel finale con delle parate importanti, sullo stesso Solé ha fatto un'altra parata veramente significativa. E come ti spieghi, Simo, questo finale, però, secondo te? A me, in chat un ragazzo mi ha scritto: non è vero, Lorenzo, l'Udinese già da 15 minuti ci stava dominando. A me non è sembrato, francamente. A me è sembrato un ritmo molto alla portata, dove l'ingresso di Iker Bravo ha riacceso un pochino l'attacco dell'Udinese, che ci ha provato con un tiro che è andato fuori subito dopo essere entrato, ma io ci ho visto, sono d'accordo con te nel dare tanta responsabilità anche ai giocatori, perché l'ingresso di Correa è un ingresso che poteva avere senso, nel senso che va bene che Arnautovic ti doveva tenere dei palloni, però Arnautovic ha giocato anche in nazionale, Correa ti poteva dare qualcosa in più in campo aperto magari, ma questa cosa l'abbiamo già vista a Napoli, la conferma oggi. Correa, quando c'è da andare in campo aperto, non ti sta dando nulla e francamente non ci faccio più affidamento. L'ingresso di Bissek è andato subito in bambola e lì a sinistra è stato messo in grande difficoltà, e in questi momenti qua Bissek, dovendo impostare poi col mancino, lo vedi francamente in difficoltà, e Aslani purtroppo ha dimostrato ancora una volta che a questi livelli fa una fatica enorme. Questi sono dei temi che, in vista di un ciclo con così tante partite ravvicinate, ci mettono un campanello d'allarme da valutare. Però è anche il campanello d'allarme che conosciamo perfettamente fin da agosto. Cioè, la rosa è questa, non possiamo intervenire sul mercato per prendere uno più forte di Aslani o più forte di Correa. Questi abbiamo, e il discorso che facevo prima, è evidente che Correa non ha la continuità di Lautaro e Aslani di Çalhanoğlu, però visto che non puoi forzare i titolari a fare 90 minuti ogni 3 giorni, 18.000 partite, questi giocatori qui meno affidabili ti servono proprio in questi casi, laddove, ripeto, eri a più in vantaggio di 2 gol, mancavano 20 dalla fine, contro un Udinese che stava palleggiando, non stava assolutamente dominando, dai, non diciamo cose che non esistono, e sei in totale controllo e prendi un gol anche molto episodico, tra le altre cose, bellissimo, bello, non bellissimo, bello di Solé, abbastanza episodico. Quindi le scelte da parte di Inzaghi io non le posso criticare, critico eventualmente i giocatori. Dopodiché il finale, io ti dico, dopo il gol ho visto 5 minuti di Udinese che ha fatto click subito, ha avuto quella mostruosa, ha causato quella mostruosa parata di Sommer sul colpo di testa di Lucca, che forse ce la siamo dimenticata, ma Sommer salva 2 gol. Forse ha una parte di colpa, poi adesso tu dicevi prima, secondo te no, però magari ha una percentuale di colpa sul gol, però dopo fa 2 miracoli clamorosi su Solé ancora e prima su Lucca, e lì ho avuto un po' paura perché ho percepito l'Udinese bella cattiva subito. L'Inter invece, anche comprensibilmente in parte, colpita da un gol che non si aspettava di prendere. Dopo invece anche l'Inter ha ricominciato a macinare, la sofferenza un po' c'è stata perché poi il risultato in sé te la porta, e poi ribadisco, alla fine la portiamo a casa in una giornata così, raga, va bene, va bene. Sì, e infatti io mi volevo ricollegare, tornare sui temi positivi di questa partita, perché al 45esimo il commento che penso tutti quanti abbiamo fatto, abbiamo detto: si è rivista l'Inter 23-24, l'Inter in modalità carro armato, cioè elmetto abbassato, si va in battaglia, nel momento decisivo della stagione rulliamo gli avversari. Io mi aspettavo di avere difficoltà con questo Udinese, mi aspettavo, prima della partita facevamo il nostro gioco dei pronostici, io avevo detto come te un 1-0, ma io me lo aspettavo un 1-0 tirato, magari con un tiro da fuori, con una mischia, comunque con una partita difficile. Invece l'Inter nel primo tempo ha veramente demolito l'Udinese, l'ha vinta negli spazi l'Inter il primo tempo, attirando l'avversario, allungandolo, e poi l'inserimento di Mkhitaryan, che è stato sicuramente un giocatore importantissimo in questa partita, con qualche errore in più nel secondo tempo. Un Di Marco, questo è stato un impatto importantissimo sull'Inter, il ritorno di Federico Di Marco, con un Inter che è tornato ad impostare con grande qualità dalla sinistra, e da lì ha creato la maggior parte dei pericoli nel primo tempo, tant'è che credo sia stato votato come migliore in campo anche dalla Lega Serie A. E un Marco Arnautovic che torna al gol
in questo momento sembra paradossale dirlo, ma è probabilmente l'attaccante più in forma dell'Inter a livello numerico, perché nelle ultime 5 partite giocate ha segnato 4 gol con l'Inter. Monza, Fiorentina, Coppa Italia con la Lazio e quello di oggi. Lo stesso Frattesi che torna al gol, sottolineo su questi due dati, sia Frattesi che Arnautovic tornano al gol e lo fanno Arnautovic con fiducia, Frattesi togliendosi un peso. Queste sono state un po' le sensazioni che mi hanno lasciato. Poi nel secondo tempo è iniziata tutta un'altra partita, però io mi concentro su queste note positive perché l'Inter scopre, ecco, che su alcuni giocatori, lo sapevamo già, ci puoi fare poco affidamento, su Frattesi e Arnautovic possiamo considerarli dei recuperi probabilmente. Esatto, facciamo notare anche questo, perché che su Asllani e gli altri ci siano dei punti di domanda lo sappiamo, non sapevamo se avremmo avuto un finale di stagione con un Arnautovic degno di fare attaccante dell'Inter, ce lo abbiamo probabilmente. Frattesi, stessa cosa, queste sono cose importanti, abbiamo un Taremi che non stava vivendo una grande stagione e in più adesso ha avuto anche un problemino. Correa l'abbiamo visto, cavolo, recuperare Arnautovic ha un peso importante. Abbiamo Zielinski fuori ancora fino a fine aprile, abbiamo una mezzala in panchina. Se sta mezzala è questo Frattesi è una cosa, se è il Frattesi che abbiamo visto fino a poco tempo fa è un'altra. C'è anche questo lato positivo. Poi ribadisco, sarò ripetitivo, però quando mancano 8 partite alla fine e ogni punto ha un peso potenzialmente decisivo, fai anche e soprattutto la conta sui punti. Giochi ogni 3 giorni. Ci sono giornate, per esempio, questa è una giornata positiva per noi perché il Napoli adesso avrà il Milan, magari in un'altra situazione sarà l'inverso. Ti giochi veramente su ogni punto questo scudetto, quindi non posso fare il sommelier del fatto che nel secondo tempo non siamo stati precisi. È vero, non abbiamo fatto una grande partita. Noi facciamo dei cambi e delle rotazioni perché tra 3 giorni siamo in campo e dopo 3 giorni anche, e dopo 3 giorni anche, e dopo 3 giorni anche, e dopo 3 giorni anche. Altri possono permettersi scelte diverse perché hanno una gara a settimana, come diciamo da inizio stagione. Poi qualche luminare ci dice che non cambia niente, lascio chi ne capisce più di tutti la sua opinione. Io non sono d'accordo. Mentre ringrazio EC che dice ottimo il primo tempo, il secondo male, i cambi male pure. Ringrazio anche Daniel Carvaglio, grazie mille Daniel che dice mi ero fatto la doccia a luna, vado a rifarmela. abbiamo sudato parecchio. Prima del gol scrive Zazza, l'Udinese non aveva creato nulla di pericoloso, ovvio che riaprendola diventano pericolosi con Lucca e mischioni in aria. Sì, poi hanno aggiunto anche Pafundi, hanno aggiunto peso offensivo. Siamo entrati un pochino in bambola assolutamente. Poi c'era stata quell'occasione di Iker Bravo, ma niente di clamoroso. Grande vittoria Gulli, sì? No, dicevo, l'Udinese ha perso 2 volte in 2 mesi, ha pareggiato a Napoli, ha pareggiato a Roma con la Lazio. Squadra chiaramente inferiore all'Inter, ma non era la rappresentativa del Nord Italia, cioè nel senso, era una squadra che aveva anche delle possibilità di metterci in difficoltà. Infatti, come dicevi prima, eravamo quasi più colpiti di quell'Udinese lì fino al loro gol che non di quella finale, paradossalmente. Sì, infatti è questo il tema. Secondo me anche Pietro in chat ce ne sono d'accordo, nel primo tempo abbiamo fatto un gran primo tempo. Infatti io nel primo tempo stavo pensando, Simo, poi nell'analisi che uscirà domani, come facciamo sempre il giorno dopo la partita, aggiungerò dei dettagli dal punto di vista tattico, però le fasce le abbiamo annullate, le corsie esterne dell'Udinese che sono il loro punto di forza. Lucca si è visto poco e è stata un'Inter perfetta, assolutamente, nel primo tempo. Poi il tema è sulla gestione del secondo tempo. Secondo me siamo entrati in modalità gestione proprio perché dovremo assolutamente gestire da qui al finale di stagione. Bisogna interrogarsi, ecco, anche sul come siamo entrati in ansia con il finale, dove si poteva gestire con più ordine sicuramente. Chiudo questa clip dicendo che adesso aspettiamo il Napoli, sicuramente il Napoli vincerà in maniera piuttosto agevole sul Milan e quindi il discorso sarà rimandato, però era importante vincere oggi, vincere così forse lancia anche un messaggio da capire come lo interpreteranno, come lo riceveranno psicologicamente gli avversari e li analizzeremo poi nelle prossime partite. L'Inter che adesso tra questa partita, Parma e Cagliari poi ha assolutamente bisogno di fare 9 punti, ecco, per dare una bella sgasata in campionato. Se le altre terranno il nostro passo, bravi loro, ma intanto noi dobbiamo fare il nostro. Pensare partita per partita, questa l'abbiamo presentata come una possibile partita trappola e l'abbiamo superata comunque vincendo. Simo, l'ultima domanda è: Solé, se ne è discusso tanto, da comprare? Per te ti ha convinto questa partita?
No, perché mi ha fatto incazzare. No, scherzo, ha fatto veramente bene. Più che altro ti dà proprio l'impressione di essere consapevole della forza, e evidentemente è anche un campionato in cui ecco, stavo pensando a quello che ha scritto X-Trace adesso, mi dà vibes Bissekiane, cioè sembra il Bissek quando è in fiducia. E in più è un giocatore che appunto, ha anche dei colpi evidentemente non banali, come abbiamo visto sul gol. Ma noi l'abbiamo sempre detto, cioè il dubbio su Solé non è la forza, è la condizione fisica, perché ha avuto tanti infortuni in carriera. Però, come valori è sempre stato un buonissimo giocatore. Adesso bisogna capire quanto costa in questo momento. Sì, anche perché ha fatto una buona partita, ma poi c'è stata un'azione dove ha fatto un buco sul gol di Arnautovic. Thuram lo lascia scivolare via un po' troppo facilmente su un Sì. anticipo tentato difficile. E poi ho fatto un retropassaggio prima abbastanza criminale, dove per poco l'Inter non segna ancora, quindi nel possesso palla in alcuni momenti è stato fin troppo in fiducia, però giocatore che ne parlavamo, l'abbiamo detto già in settimana, estremamente interessante. Chiudiamo questa clip allora ricordandovi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, quindi mi raccomando clic sul tasto iscriviti e vi aspettiamo nel club di Passione Inter per analizzare tutti gli argomenti caldi del momento su passioneinter.club dopo la partita, e ogni lunedì dalle 22 per l'appuntamento dedicato ai nostri abbonati e alle nostre abbonate su passioneinter.club.